Buongiorno a tutti e tutte e benvenuti al Digital Open Day del Master Metodologia della ricerca e della sperimentazione clinica SPCL. Sono Francesca Nocerino, Project Manager in Unismart, Fondazione dell'Università degli Studi di Padova, e vi ringrazio nuovamente per essere qui, per la vostra partecipazione all'Open Day. Ringrazio anche le relatrici che adesso introduco, la professoressa Giulia Lorenzoni, direttrice del Master SPCL e docente di biostatistica alla Scuola di Medicina, la professoressa Cecilia Giron, docente al Master SPCL e docente di farmacologia alla Scuola di Medicina, e la professoressa Corradi della segreteria del Master. Prima di dare la parola alla direttrice, la professoressa Giulia Lorenzoni, fornisco delle veloci comunicazioni di carattere logistico per la buona riuscita dell'Open Day. Quindi vi preghiamo come prima indicazione di tenere appunto il microfono disattivato in modo tale da favorire l'illustrazione dei relatori. Inoltre vi chiediamo di inviare qualsiasi domanda e dubbio all'interno della chat di Zoom, sia collettiva oppure direttamente a me. Ci sarà una sessione finale di Q&A in cui sarà mia cura leggere alle relatrici e alle professoresse tutte le vostre domande. Infine, vi informo che l'Open Day sarà registrato e che potrete trovare la registrazione dello stesso sulla pagina web del sito dedicato al Master dopo pochi giorni da questo stesso Open Day. Vi ringraziamo nuovamente per la partecipazione, diamo via all'Open Day, passo dunque la parola alla professoressa Giulia Lorenzoni. Buon ascolto. Grazie mille Francesca, buon pomeriggio a tutti. Io sono Giulia Lorenzoni, sono docente, come vi ha già detto Francesca, in biostatistica e anche direttrice del master che sto per presentarvi. Vedete le mie slide? Sì. Ok, benissimo. Allora, Master in metodologia della ricerca e della sperimentazione clinica è un master che è stato istituito con decreto legge 1255 del 2021, un decreto legge che ci dà delle indicazioni riguardo le modalità di erogazione del master e anche i contenuti in linea generale che dobbiamo trattare all'interno del master. È un master i cui contenuti sono finalizzati a preparare delle figure professionali, come leggete nella slide, in grado di ideare, progettare e gestire tutte le fasi della ricerca e della sperimentazione clinica, dei medicinali e dei dispositivi. Come piace dire a me, in realtà è un master che fornisce un approccio a 360 gradi nell'ambito della sperimentazione clinica del farmaco e del dispositivo, perché parte proprio dalla ideazione della ricerca, passando poi attraverso la sua progettazione, attraverso la costruzione del protocollo di studio, ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie, conduzione dello studio, per finire con poi la raccolta e l'analisi dati e poi la preparazione di un report dei risultati da presentare eventualmente all'autorità regolatoria competente e con finalità di pubblicazione scientifica, ovviamente. Per quanto riguarda le lezioni, allora, le lezioni sono previste l'inizio a dicembre 2024, la fine delle lezioni è prevista per maggio 2024. Dobbiamo segnalare che è un master in presenza, questo perché è proprio previsto dal decreto legge che lo ha istituito. Per quanto riguarda i giorni di svolgimento, per venire incontro agli studenti, quello che faremo sarà inviare una survey dopo l'inizio del master, andando a capire quali sono le preferenze tra due tipologie di organizzazione, una che si articola 2 giorni alla settimana e una che si articola una settimana al mese, a seconda ovviamente al fatto di essere laboratorio o meno e anche per i lavoratori al carico proprio all'impegno lavorativo. Esiste una frequenza obbligatoria, un tetto della frequenza obbligatoria che è del 75%. Per quanto riguarda il programma,
Allora, essenzialmente è un programma che ricalca quelle che sono le varie fasi della sperimentazione clinica e si articola in 5 moduli. Ogni modulo è trattato da docenti che sono sia docenti universitari sia docenti che provengono dal mondo delle aziende, dal mondo delle company con cui da molti anni lavoriamo e abbiamo una stretta interazione. Abbiamo il primo modulo che è dedicato al disegno di un medicinale di un farmaco, che vede più coinvolto ovviamente il Dipartimento di Scienze del Farmaco, di cui oggi è presente la professoressa Giron. Un secondo modulo dedicato alla metodologia della ricerca clinica, quindi parleremo di disegno di studi clinici, stima della sample size, reporting degli studi clinici secondo le più recenti linee guida. Terzo modulo, indispensabile, normativa e bioetica, soprattutto negli ultimi anni, che come sapete, immagino, se già lavorate in questo settore, ci sono state delle evoluzioni in ambito normativo per quanto riguarda la sperimentazione clinica. Poi abbiamo il quarto modulo, pianificazione e organizzazione di uno studio clinico, e poi il quinto modulo, statistica applicata alla ricerca clinica. Andremo praticamente a studiare quelle che sono le tecniche state of the art, ma anche quelle più avanzate per l'analisi di uno studio clinico, sia di un trial clinico che di uno studio osservazionale. Ciascun modulo si articola in delle sessioni pratiche e in delle sessioni teoriche. E tendenzialmente c'è una parte iniziale teorica e poi successivamente una parte pratica. Per quanto riguarda i materiali didattici, beh, ovviamente dispense e libri che saranno consigliati dai docenti dei singoli moduli, però anche articoli scientifici e software dedicati, appunto perché è prevista una parte pratica, gran parte del lavoro sarà svolto anche andando a discutere, leggere articoli scientifici su specifici argomenti e anche imparando ad utilizzare dei software. In particolare vi proporremo un software per la raccolta dati nel contesto di studi clinici no profit e un software per l'analisi dati e il calcolo dell'ampiezza campionaria. È un software, quello che utilizzeremo all'interno del master, che è completamente gratuito, quindi l'aspetto positivo è che potrete continuare a utilizzarlo, vi forniamo di fatto uno strumento che potrete continuare ad utilizzare al termine del master stesso. Questo è sicuramente un aspetto positivo. È un software entry level a livello di utilizzo, quindi assolutamente non deve spaventare chi non ha avuto mai nessun tipo di coinvolgimento con la biostatistica prima, mentre per chi invece ha già un qualche tipo di esperienza è un software in realtà che permette poi di fare anche delle esperienze di utilizzo più avanzate. Questo è un master che prevede uno stage formativo, motivo per cui diciamo le lezioni finiscono a maggio, in quanto il periodo estivo da giugno a settembre è dedicato allo stage. Stage che può essere svolto presso Clinical Trial Unit, unità di supporto alla ricerca clinica, CRO oppure sezioni di ricerca e sviluppo di aziende private. Abbiamo una rete formativa molto ampia di aziende private e pubbliche da poter frequentare e quello che tendenzialmente facciamo è venire incontro a quelle che sono le esigenze e gli interessi dei nostri masterizzandi. Qualora eventualmente la struttura presso cui si vuole andare a svolgere lo stage formativo non sia inclusa nella nostra rete formativa, anche se è grande, può succedere. Questo di solito non è un problema perché possiamo procedere con il convenzionamento della struttura. Ovviamente questo basta farlo nei tempi adeguati, quindi organizzarsi dall'inizio dell'anno. Questo sempre se l'azienda per l'azienda, insomma, va bene questo tipo di organizzazione. Chiaramente ricordiamo che non tutte le aziende sono sempre disponibili ad accogliere dei masterizzandi per dei tempi così brevi perché esistono alcune aziende farmaceutiche che richiedono che i master abbiano una durata di almeno 6 mesi e che richiedono che i tirocini abbiano una durata di almeno 6 mesi. Per quanto riguarda la prova finale, sarà una discussione in presenza dell'attività del progetto di stage formativo. Si incoraggiano, anche se non è obbligatoria, la pubblicazione scientifica del progetto che si svolge. Chiaramente, trattandosi di un master di sperimentazione clinica che ha come finalità anche quella di, diciamo, supportare la pubblicazione scientifica, imparare come preparare una pubblicazione scientifica, siamo felici se il progetto esita in una pubblicazione scientifica, ma non è assolutamente obbligatorio.
Poche scadenze che poi sicuramente ricorderà anche Francesca. La prescrizione scade l'8 ottobre 2024, poi a metà mese ci sarà la pubblicazione della graduatoria. Per quanto riguarda i contatti, io, Giulia Lorenzoni, sono la direttrice del master. Mi potete contattare attraverso l'indirizzo email che vedete nella slide, segreteria.master@ubep.unipd.it, e se potete essere interessati si possono organizzare anche delle telefonate o essenzialmente delle breve video call. Qui potete trovare altri contatti utili che riguardano il nostro Ateneo, e vi ringrazio molto per l'attenzione. Non so se... Ecco, prego Francesca. Eccoci, inizia la parte di Q&A, condivido le prime domande ricevute. Partiamo da una domanda sulla parte di stage. Lo stage formativo potrà essere svolto anche in una struttura non nell'area di Padova? Sì, sì, assolutamente sì. Nelle precedenti edizioni gli studenti hanno svolto stage anche in zone fuori dal Veneto. Parliamo del Lazio, parliamo della Lombardia, parliamo proprio anche di altre regioni. La seconda domanda ricevuta riguarda sempre lo stage formativo. Chiedono quante ore sono previste per la parte di tirocinio. Allora, adesso ve lo dico. Da decreto sono previste 10 CFU, 250 ore, e considerandole delle ore accademiche dovrebbero essere circa 200. Da fare in 6 mesi, corretto? Da fare tra giugno e settembre. Poi sì, insomma, dipende poi dall'organizzazione che con l'azienda. Alla fine poco meno di 200 ore non sono tante ore a livello di monte ore, insomma. Perfetto. La terza domanda ricevuta è se sarà possibile ricevere la lista delle aziende convenzionate. La lista delle aziende convenzionate dopo l'inizio del master, sì, abbiamo la rete formativa, sì. Solo che magari la lista delle aziende è un pochino vincolante, perché come già specificato, nel caso in cui l'azienda non sia inclusa, la possiamo sempre convenzionare. Un'ulteriore domanda è quali sono i requisiti di ammissione al master? I requisiti di ammissione al master, Patrizia, tu ci riesci ad aiutare con la parte di... È l'aver conseguito la laurea magistrale, perché è un master di secondo livello, o la laurea magistrale a ciclo unico, e nel decreto sono specificate le classi di laurea ammesse, ma è estremamente ampio, è molto difficile che una laurea non sia inclusa. È specificato nel decreto di accesso nel bando Nel di bando, al master. esatto. E le classi di laurea sono specificate, solo che trattandosi di un master di secondo livello è necessario aver conseguito la laurea magistrale, Magistrale, oppure aver terminato un corso di laurea a ciclo unico, come ad esempio medicina e chirurgia, insomma. esatto. Perfetto. Proseguo con un'ulteriore domanda. Quante edizioni del master sono state fatte? E siamo alla terza. Io ho una domanda di una, non so se la vedi anche tu. Sì, stavo leggendo Eh, prima quelle ricevute in privato, adesso ok, passiamo. perfetto, Esatto, perfetto. da Giovanna. Una domanda prettamente pratica. Essendo una laureanda di CTF con proclamazione l'11 ottobre 2024, è possibile iscriversi lo stesso al master iniziando le lezioni a dicembre? Grazie. Vedo che Patrizia stava intervenendo, solo che sei muta. Sì, stavo dicendo sì che è possibile, visto che la laurea comunque è ottenuta prima dell'inizio delle lezioni, è possibile presentare la domanda di prescrizioni e poi finalizzare. L'importante è che venga inviato poi il diploma e quant'altro una volta appena ottenuto. Ma quindi non dovrebbe essere un problema. Perfetto. Grazie Patrizia.
Un'ulteriore domanda è se è possibile avere una panoramica dei possibili sbocchi lavorativi. Beh, io posso raccontarvi cosa stanno facendo i precedenti studenti del master, poi magari su questo passo anche la parola a Cecilia. Abbiamo persone che dopo il master hanno scelto di fare il dottorato e attualmente stanno facendo il dottorato perché hanno intrapreso più l'area della ricerca nell'ambito della sperimentazione clinica. Ci sono invece persone che si sono orientate di più nell'aspetto aziendale e quindi dopo il tirocinio all'interno dell'azienda hanno cominciato a lavorare in servizi di ricerca e sviluppo, servizi qualità o comunque un altro lavoro che può essere considerato alla fine del master è quello presso una CRO, una Contract Research Organization, dove c'è anche la possibilità eventualmente di svolgere delle attività di stage formativo. Non so se Cecilia, se tu vuoi aggiungere qualcosa per quanto riguarda gli sbocchi lavorativi. Allora, ovviamente dipende qual è il background delle persone che parteciperanno a questo corso, però gli sbocchi lavorativi sono molti, non solo a livello, voglio dire, di fare monitor, però e non solo a livello di ricerca. C'è molta richiesta di persone preparate sull'argomento in associazioni di pazienti, in fondazioni nell'industria, non solo per il monitor, ma anche per tutta la parte di farmacovigilanza, per tutta la parte di disegno dei trial clinici all'interno delle direzioni mediche, per anche tutta la parte di gestione, come potrei dire, di progressione dello sviluppo del farmaco una volta che è entrato in commercio e quindi anche capire in quali classi di la chiamerei vendita, sono inseriti i farmaci, c'è sempre molto più richiesta di persone preparate in istituzioni pubbliche come potrebbe essere la Regione Veneto, come possono essere gli ospedali, come può essere l'Istituto Superiore di Sanità, come possono essere l'AIFA, come può essere l'EMA, quindi pensate non solo all'Italia, ma pensate anche all'estero, perché questo tipo di master adesso sono presenti anche all'estero e stanno avendo molto successo perché c'è sempre più bisogno di persone che conoscono l'argomento in maniera molto dettagliata o precisa, che poi queste conoscenze si acquisiscono una volta che si lavora sul campo, ma bisogna avere una grossa conoscenza di base della materia. Sono sempre più richieste perché la legislazione del farmaco, la legislazione poi della ricerca clinica è sempre più stringente e vi posso dire che c'è adesso un grosso input nelle aziende farmaceutiche e anche le spin-off che stanno portando nuovi farmaci in clinica in cui è richiestissimo ovviamente chi li possa aiutare. E queste sono figure che stanno diventando, beh, negli Stati Uniti sta diventando una figura fondamentale e in Europa altrettanto, e quindi pensate a largo respiro, cioè non di essere qua in Italia domani, ma domani di essere un cittadino europeo che lavora da casa in Italia, ma magari per un'azienda che è in Svezia, perché sarà sempre più così. Grazie mille. Una ulteriore domanda. Sono laureata in farmacia a Padova, ma vivo e lavoro in Germania. Lavoro presso un'azienda farmaceutica che in Italia sarebbe un equivalente ad un'unità farmaci antiblastici. Lo stage sarebbe possibile farlo anche in Germania? E questa è una domanda che dobbiamo verificare con la segreteria, ma proprio con la segreteria di Ateneo, penso, perché penso che sia fattibile, però bisogna capire come si È un problema configura. è un problema di sicurezza Sì, e di di assicurazione dello assicurazione. studente. Quindi se si riesce a comprovare che l'azienda che ti ha lì assicura una assistenza dal punto di vista di infortuni e quant'altro, e sicurezza, la cosa potrebbe andare anche in porto. Però, secondo me, forse
Bisogna capirlo, non lo so. Forse Mm. facendo in contemporanea un trainership, forse. Bisogna vedere come configurarlo. Quello che posso dire insomma, all'aspirante studente è che di scriverci un'email, che così eventualmente noi ci informiamo proprio attraverso la segreteria di Ateneo sulla fattibilità di questa proposta. Sì, una possibilità, secondo me, se lei è iscritta al master, potrebbe accedere a un bando trainership dove lei Ah, fa il suo periodo di tirocinio col trainership in Germania. ecco, quindi forse una soluzione in realtà c'è, possiamo Sì. averla. Perfetto. Comunque ricordo, poi lo ricorderò anche in chiusura, che per quanto riguarda i contatti, come diceva la professoressa Lorenzoni, eventualmente per scrivere verranno inserite le registrazioni di questa Open Day e quindi anche le slide relative con i contatti di riferimento sulla pagina WELL dedicata al master. Dopo vi invierò in chat il link per comodità in modo tale che ce lo abbiate facilmente. Proseguo con la prossima domanda. Questo master prepara anche la sperimentazione in ambito oncologico? Sì, assolutamente. Cioè, il settore non è vincolante, parliamo di sperimentazione clinica in senso lato, del farmaco e del dispositivo, può essere in ambito oncologico, in ambito cardiovascolare, in ambito respiratorio, non è un singolo ambito, anzi ci saranno. Ecco, a questo proposito, ogni modulo si svolgeranno dei seminari dedicati e alcuni di questi seminari saranno proprio seminari dedicati alla ricerca clinica in un particolare settore della medicina. Non lo so, in chirurgia dell'addome, in ambito cardiovascolare, in ambito di cardiologia interventistica, eccetera. Quindi non c'è un settore a cui siamo vincolati, riconoscendo però le specificità di ciascun settore, questo sì. Bene. L'ultima domanda per adesso, come è organizzato il calendario delle lezioni in presenza? E come dicevamo, dopo l'inizio del master, essenzialmente proporremo una survey agli studenti in modo tale da identificare l'approccio che può essere migliore per la maggioranza degli studenti, che può essere quello di 2 giorni alla settimana o una settimana al mese. Però appunto questa cosa ci riserviamo di farla dopo l'inizio del master, a seconda anche di chi si iscrive, in modo tale proprio da dare la parola agli studenti, capire cosa va meglio anche a loro. Sappiamo che comunque il fatto che sia in presenza può essere un impegno perché chiaramente non ci siamo più abituati, però è anche una bella esperienza, soprattutto viste le tante attività di esercitazione, insomma, che si fanno. Perfetto, grazie mille per le vostre risposte. Al momento non ci sono ulteriori domande. Come già anticipavo, innanzitutto ringrazio tutti e tutte voi per la presenza e la partecipazione a questo Open Day. Ricordo che le prescrizioni al master, in realtà è appena arrivata un'ulteriore domanda, quindi a questo punto la leggiamo. Lo stage in azienda è compreso nel percorso del master? Mi scuso, ma mi sono connessa tardi. Nessun problema, sì, è compreso nel percorso del master, sono proprio dei crediti formativi da acquisire con l'obiettivo di acquisire il titolo del master. Sì, sì, è compreso. Bene, non so se Anna, considerato che si è collegata in ritardo, se ha ulteriori domande, altrimenti andiamo verso la chiusura, tenendo in considerazione che ovviamente daremo i riferimenti mail per eventuali ulteriori dubbi. Aspetto giusto un attimo. Sì, certo. Assolutamente, leggo per tutti magari è possibile vedere la registrazione, sì, il webinar appunto l'Open Day oggi è stato registrato, verrà inserito all'interno della piattaforma WELL del sito dedicato, a breve invio in chat anche il link al sito in modo tale che possa essere rivisto e anche le slide che sono state proiettate con i dettagli. Bene.
Se non ci sono quindi ulteriori domande, come dicevo, ringrazio tutti e tutte per la partecipazione e ricordo alcune tempistiche già introdotte anche dalla professoressa Lorenzoni. Quindi le prescrizioni al master SPCL in metodologia della ricerca e della sperimentazione clinica scadranno il giorno 8 ottobre 2024 alle ore 12:30. Ricordo che è necessario effettuare la prescrizione per finalizzare poi eventualmente l'iscrizione al percorso formativo. A breve, come dicevo, inserirò sulla chat link sia il link alla piattaforma Well del sito dedicato, dove poi potrete trovare caricata la registrazione di questo Open Day e anche le slide che sono state utilizzate con i contatti della professoressa Lorenzoni e della professoressa Giron, e inoltre invierò anche la mail di formazione@unismart.it a cui eventualmente potete ulteriormente rivolgervi per domande o dubbi aggiuntivi. Ne approfitto inoltre e vi anticipo che verrà fatto un Open Day dell'intera offerta formativa post laurea dell'unità Biostatistica, Epidemiologia e Sanità Pubblica, UBEP, che si terrà giovedì 19 settembre dalle ore 16 alle ore 17 a cura del professore Dario Gregori. Troverete il link per la prescrizione anche a questo Open Day all'interno sempre della piattaforma Well di cui vi sto per girare il link. Come anticipato all'inizio Open Day, la registrazione verrà appunto condivisa e inserita e intanto ne approfitto per ringraziare nuovamente la professoressa Lorenzoni, la professoressa Girone e la professoressa Corradi per la loro partecipazione e tutti voi per questa giornata. Grazie, grazie a tutti per la partecipazione.